Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale. Nel video di oggi vi parlerò finalmente della mia configurazione attuale che sto utilizzando da circa 6 mesi, la torretta modulare di AliExpress e il tablet rugged da 8 pollici con 1000 nits. Vi assicuro che a questo prezzo non troverete niente nel mercato, perché le alternative sono o i tablet di bassa fascia da 150 euro, ma hanno 500 nits massimo, o i tablet di fascia alta, ma che come sapete costano intorno ai 1000 euro buoni. Quindi lui si va a posizionare al centro del mercato, in una fascia che ancora non c'era e che finalmente si sta iniziando a coprire, come giusto che sia. Però direi di cominciare dalla torretta modulare e lasciare la bestiolina alla fine, quindi abbiate pazienza, ma è giusto approfondire anche questo discorso perché la torretta è fatta veramente bene e ha una sua logica. Allora, la torretta si presenta così, pulita alla vista, molto spartana ma essenziale come piace a me, leggermente inclinata in avanti così da poter essere vista in piedi in tutta comodità. L'inclinazione bisogna verificarla con questi cavi, non potrete andare ad abbassarla troppo perché vi andrebbe a puntare qui. Fate le vostre prove in marcia, non con il cavalletto, perché in marcia le forcelle lavorano e affondano ancora di più. Quello che mi piace di questa torretta è il fatto di avere queste 4 viti che vi permettono di installarla in 2 minuti e di rimuoverla nello stesso tempo. Per l'inclinazione trovate un riferimento, io in questo caso ho la linea del manubrio che la faccio finire con la linea di attacco-stacco della torretta, o se no potreste fare un segno per ricordarvela e avere risolto così il problema, se così vogliamo chiamarlo. Il montaggio del tablet, vi faccio vedere con una mano, è semplicissimo. Andate a inclinare qui, spingete e lasciate, fatto. Vi garantisco che non vi si leverà in nessuna pietraia, mulattiera o qualsiasi cosa voi facciate. Ha delle molle molto spinte, tranquilli, non vi si leva, poi è fatto così, è scavato e il problema non esiste. Ho scelto la configurazione verticale per un fattore estetico e funzionale. Secondo me con questa modalità la mappa di Osmand e anche quella di Whip si vede meglio ed è più pratica, sia per sfogliarla che per navigarla. Il plexiglass è da mezzo centimetro, quindi indistruttibile, lo potrete menare col martello ma non lo rompete, è regolabile in altezza con questa manovella, anzi ce ne sono 2, cambierete l'inclinazione in base a dove posizionate il tablet. Questa è montabile anche in orizzontale per la posizione, non è compresa con la torretta, costa una ventina di euro. Tutti i link in descrizione ovviamente, tutto quello che vedete qui me lo sono pagato di tasca mia, quindi non è la classica marchettina. Lui è stato un investimento in cui ho creduto e sembra che stia fruttando bene. L'ho preso soprattutto perché c'era stata una super offerta e l'ho portato a casa con meno di 300 euro, 270 o 280 euro. Riguardo la torretta non c'è da dire nient'altro, tanto essendo modulare il montaggio è semplice ed è molto spartana, non è una torretta come Red Garage o altri marchi blasonati dove il montaggio è macchinoso, costoso e quindi bisogna parlarne molto. Direi di avervi detto tutto. Lui chi è? Il marchio non è conosciuto, non c'è su Amazon, c'è solo su AliExpress. Ho cercato di fargli fare un sito così da avere qualche sconto extra, ma non è andato in porto. Loro vendono tablet e prodotti per fabbriche in Cina. Il marchio si chiama iMaison Scan, iMaison Scan, non so come si pronunci. Vi consiglio di comprarlo su AliExpress perché il marketplace ha un ottimo servizio di assistenza. Essendo un prodotto che costa più di 150 euro, non mi ricordo qual era la soglia, ci sono i dazi cinesi, ma come funziona? AliExpress ve li leva già in fase di pagamento e durante la consegna il postino ve li richiederà. Voi saprete già quanto sarà la spesa più o meno al momento dell'acquisto, quanto vi potrebbe chiedere il postino. AliExpress rimane largo, tipo a me mi diceva che dovevo pagare 50 euro, ma alla fine il postino me ne ha chiesti 27, sempre qualcosa in meno, almeno per la mia esperienza. Era giusto spiegarvi questa cosa perché non la spiega nessuno e non è difficile. Eccoci qui ragazzi, andiamo a vedere il tablet nel dettaglio. Switchiamo accensione, così vedete anche quanto diavolo è rapido perché è super veloce. Processore MediaTek,
Vi lascerò i dettagli specifici in descrizione o in sovraimpressione, così ve li leggete. Pronto, circa 14 secondi neanche. Marchio off-road, mettiamo il pin ed eccolo qui pronto all'uso. Le applicazioni principali che utilizzo: ora è connesso con il wifi al mio Xiaomi, ma si può installare una SIM perché ha la possibilità della SIM 4G. Osmand, vi faccio vedere qualche applicazione classica come si apre. È una prima accensione, quindi non era già in memoria, nonostante ciò veloce. La mappa che scorre, zoom, vi faccio vedere il processore e la scheda video come caricano, bello veloce, reattivo, posizione, e questo è Osmand. Poi un'altra applicazione pesante, Whip, sperando che non mi chiede di fare il login un'altra volta. Che ci fa lui? No, ok, ha caricato. Tiriamo giù, sfogliamo la mappa, anche Whip è reattivo, cioè a indicare che il tablet ha un buon processore e una buona scheda video. Percorsi, giro 21 dicembre, tipo, faccio vedere un percorso, come carica, naviga, continua, senza live tracking, non so manco se gliel'ho dato, no, dal punto più vicino, ed è partito. Ha calcolato la traccia arancione. Nuove istruzioni al percorso più vicino calcolate. Prosegui in direzione opposta. Ok, fatto. La traccia arancione è quella che ci porterà alla traccia ufficiale. Eccola, si collega lì. Quindi direi velocità promossa, interrompi navigazione, stop, termina, scarta. È un po' più macchinoso, io infatti preferisco sempre Osmand, che è più spartano e più rapido. Ora andiamo nella galleria dove vi faccio vedere alcune foto. Allora, il tablet viene fatto in 3 versioni: quella che ho io, che è questa, con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di archiviazione. Poi c'è la versione più economica con 6 GB di RAM e 128 GB, e la versione che è stata introdotta da pochi mesi, top di gamma, se così vogliamo chiamarla, con 12 GB di RAM, la stessa memoria da 256, un processore, se non mi sbaglio, aggiornato, sì, fotocamere migliorate, ma sinceramente, detto tra me e voi, e visto che non sto sponsorizzando niente ed è tutto pagato di tasca mia, prendete la versione intermedia, che è quella più logica per fare fuoristrada. Un buon compromesso di RAM, giusta archiviazione, il processore, come avete visto, è rapido, non è sufficiente qualcosa di più spinto al momento. Un difetto che è giusto che vi segnali è Android OS 10, una versione ormai obsoleta, ma che è coperta da tutti gli attuali software di navigazione e non, quindi Waze, Osmand, TomTom, Maps, Whip sono tutti compatibili con questa versione. La versione top ha Android 12, che non è che sia chissà che passo in avanti, però ce l'ha. Un'altra caratteristica incredibile di questo tablet è la super batteria da 12.200 mAh, che vi consentono di non caricarlo per una giornata intera, di tornare a casa con la carica. Io per esempio quando faccio un'esplorazione parto al mattino alle 8, torno a casa metti alle 18, non lo metto neanche in carica utilizzando Osmand. Il processore, vi dicevo, MediaTek, GPS a GPS GLONASS e Beidou, quindi ottimo ritrovamento della posizione. Fotocamere, vabbè, non ci interessa, si può mettere una micro SD fino a 512 GB, certificato IP68 e IP69K, 24 ore sotto 1 metro di profondità, 1,5 metro di caduta agli urti e 30 minuti sott'acqua, 1,5 metro. Ha la resistenza solare, quindi sotto il sole in estate non avete problemi, da 60 gradi, 90%, cioè è collaudato veramente per test estremi. Schermo IPS con risoluzione 800x1280, 1028 nit reali, è visibile sotto il sole, è uno schermo fatto apposta, funziona bene anche con i guanti da moto, ha anche un flash posteriore, non ha il lettore di impronte, cassetta degli attrezzi solita
gli Android cinesi rugged, che non serve a un cavolo. Caratteristiche principali sono queste, lo faccio vedere in mano com'è. Si presenta così il tablet, funziona in modalità orizzontale, modalità verticale. Dietro cosa abbiamo? C'è la predisposizione con queste viti a montargli una fascia da mano per portarlo così, perché come vi dicevo nascono per un segmento lavorativo cinese, quindi per le fabbriche in Cina, e di conseguenza questi accessori compresi nel prezzo per utilizzarlo in un ambito lavorativo. La presa USB è qui sotto, che si leva con la linguetta. Qui c'è l'ingresso per la SIM e la micro SD. Questo è l'allarme SOS, è un tasto personalizzabile. Qui abbiamo il tasto accensione, spegni schermo, volume più, volume meno. Il flash è lì dietro, vicino alla fotocamera. E basta. Il video di oggi si conclude qui, spero di avervi chiarito tutti i dubbi. Se comunque ne avete altri scrivetemi nel gruppo Telegram e vi risponderò. Vi informo che dal 18 maggio partono degli sconti su AliExpress, quindi lui andrà sotto costo ed è il buon momento per acquistarlo. Io non ci guadagno niente, non è sponsorizzato il prodotto. Se proprio mi volete ringraziare vi lascio il link in PayPal sotto e mi offrite un caffè, che è più che sufficiente per quello che faccio. Detto ciò, ci vediamo nel prossimo video, che non so cosa sarà, se la recensione borse, se la recensione del KTM che ormai è ufficialmente modificato e pronto. Ho aspettato volutamente di rifare le forcelle in monoammortizzatore per portarvi il suo video, ora è pronta. O se no il prossimo video potrebbe essere l'uscita di metà giugno, dove farò un altro giro ufficiale, molto bello, molto interessante. Seguite il gruppo Telegram per poter partecipare se siete interessati. E basta, finito così. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, e per qualsiasi cosa scrivetemi, contattatemi.